Ciao a tutti ragazzi, qui Narkviz, benvenuti in questo nuovo video tutorial. Oggi vi spiegherò la differenza tra modellare componenti in luogo, quindi creare modelli locali, sostanzialmente famiglie all'interno dello spazio di lavoro, e come modellare attraverso le masse locali. Sono due tipologie di modellazione molto simili in Revit, che consentono di dettagliare il progetto con delle forme che non è possibile ottenere con le classiche categorie di famiglie presenti in Revit, per intenderci le classiche muri, porte, finestre e quant'altro. Fondamentalmente la differenza sostanziale tra modellare componenti locali, quindi modelli locali, e modellare masse locali, sta nel fatto che le prime vi consentono, sono più che altro utilizzate per realizzare elementi di arredo o parti specifiche, scusate, del progetto in loco, mentre le masse locali vengono utilizzate più che altro in una fase, per esempio, di progettazione preliminare, potrebbe essere quello un esempio più appropriato, durante la partecipazione a dei concorsi di architettura per realizzare edifici dalle forme un po' più particolari come quelli che vi sto mostrando adesso. Questo è un hotel presente a Vienna, nel centro della città, e che potrebbe essere modellato in maniera molto semplice attraverso l'utilizzo delle masse locali. Dopo vi mostrerò nello specifico come potrebbe essere ottenuto un edificio di questo tipo, o come per esempio la biblioteca di Zaha Hadid, sempre a Vienna. Attraverso l'utilizzo delle masse locali è possibile realizzare forme di questo tipo. Vi rendete conto che attraverso l'utilizzo delle classiche famiglie di sistema di Revit sarebbe complesso ottenere delle forme di questo tipo. Prima di iniziare però vi chiedo di iscrivervi al canale nel caso in cui non l'abbiate ancora fatto e di attivare l'avviso di notifica per restare aggiornati su tutti i nuovi contenuti. Perfetto, inizierò col mostrarvi le possibilità offerte dal modello locale. Quindi nella scheda architettura gruppo costruisci invocate il comando, vi si aprirà questa scheda parametri e categorie di famiglie, nella quale dovrete sostanzialmente scegliere la categoria da assegnare al modello locale che state per creare. Quindi per esempio se avete intenzione di modellare un particolare tipo di arredo, quindi una panchina, un divano, un tavolo, catalogherete il vostro modello locale sotto la categoria di famiglie arredi. Se per esempio avete intenzione di realizzare un particolare tipo di pavimento galleggiante, andrete a catalogare il modello locale sotto la voce pavimenti. Se non dovesse essere presente in lista nessuna categoria per il modello locale che state per creare, potete posizionarla sotto la voce modelli generici, confermare l'operazione e rinominarla sostanzialmente. Quindi per esempio andiamo a modellare una panchina. A questo punto avrete la possibilità, qui in alto vedete sotto la scheda crea, di realizzare varie forme tramite estrusione, unione di varie sezioni, rivoluzione e sweep fondamentalmente, quindi estrusione tramite un percorso. Quindi andiamo a realizzare rapidamente il ripiano della nostra panchina. Possiamo utilizzare un semplicissimo strumento, il comando per l'estrusione. Quindi se UN per richiamare l'unità di misura, possiamo settare lo spazio di lavoro in centimetri, confermare, e andiamo a scegliere come forma da estrudere il nostro rettangolo. Quindi andiamo a realizzare un ripiano di 50 cm per 2 metri, no, un po' meno, 1,5 metri. A questo punto nel pannello delle proprietà potrete scegliere l'inizio dell'estrusione, quindi
Nel caso della nostra panchina, visto che il ripiano per la seduta sarà posizionato verosimilmente a un'altezza di 50-60 cm, andremo a scegliere 60, e se il nostro ripiano è per esempio realizzato in cemento avrà uno spessore di circa, non so, 10 cm, 15 cm, quindi andremo ad aggiungere ai 60 cm lo spessore del nostro ripiano, quindi 75. Confermate l'operazione, confermate di nuovo per uscire dalla modifica del modello locale, vi disponete di una vista di 3D ed ecco, ed ecco il vostro modello locale. A questo punto, per modificarlo non dovrete fare altro che entrare nella modifica dinamica e poter lavorare su quest'ultimo. Sempre potrete modificare l'estrusione, in questo caso, perché il solido è stato creato tramite estrusione, o aggiungere elementi di dettaglio sempre nella scheda crea, per esempio come un'estrusione sul percorso su questo spigolo qui. Spostarvi eventualmente in una vista di linea nascosta e procedere con l'estrusione sul percorso. A questo punto potrete per esempio selezionare il percorso. Questo comando vi consente di selezionare un bordo di un oggetto 3D per stabilire il percorso da assegnare allo sweep. Quindi seleziono questo spigolo, magari quest'altro, questo e poi questo qui. A questo punto dovrò confermare la realizzazione del percorso e recarmi in modifica profilo per disegnare la sezione che verrà estrusa lungo il mio percorso. Quindi vado a disegnare rapidamente un profilo, disegnerò un profilo di questo tipo, confermo la realizzazione del profilo e confermo nuovamente per swippare, per così dire, il profilo lungo il mio percorso. Chiaramente i due elementi sono separati e quindi potrete in ogni momento modificare in questo caso l'estrusione sul percorso o l'estrusione classica. Per esempio voglio modificare il profilo da estrudere, non devo fare altro che cliccare su questo comando qui in alto nella scheda di modifica dinamica, selezionare il mio profilo e dire modifica profilo. A questo punto potrò allungare questo bordo qui, confermare l'operazione e vedete che la modifica è avvenuta correttamente. Potrete eventualmente anche, per quanto riguarda estrusione lungo un percorso, selezionare il profilo e sceglierne uno tra questi presenti qui in lista, o caricarlo se volete caricare un profilo personalizzato. Andiamo a provare corrimano rettangolare, anzi proviamo profilo AC, confermiamo l'operazione. Chiaramente in questo un contro di utilizzare profili esistenti in Revit è legato poi alla possibilità che quel profilo non possa essere estruso lungo tutto il percorso date le dimensioni del profilo, come in questo caso il profilo AC, estrudendolo lungo il percorso che abbiamo selezionato prima, ci dà un errore qui nell'angolo. Quindi andiamone a scegliere un altro magari più piccolo, rettangolare, questo dovrebbe andare bene, non dovrebbe darci problemi, confermiamo e come vedete l'estrusione è avvenuta correttamente. Ragazzi, potrete in qualsiasi momento cambiare le categorie degli elementi modellati, per esempio cliccando sul ripiano della seduta potete visualizzare la categoria assegnata qui nel pannello delle proprietà e qui in alto in parametri e categorie di famiglie potrete cambiare la categoria da assegnare al modello. Quindi in questo caso per il ripiano della seduta sceglieremo arredi, confermare l'operazione. Se selezionate adesso il ripiano vedete che la categoria sarà stata assegnata correttamente. A questo punto terminiamo la modifica
e andremo a modellare i due sostegni al di sotto del nostro ripiano della seduta. Pertanto selezioniamo nuovamente la nostra massa, il nostro componente locale, scusate, dopo vedremo affronteremo il discorso per quanto riguarda le masse. Clicchiamo modifica dinamica, ci rechiamo nella scheda crea e non dobbiamo fare altro che scegliere la tipologia di forma da voler utilizzare. Nel caso di due sostegni potremo utilizzare di nuovo l'estrusione semplice. Eventualmente, ragazzi, potremo scegliere di impostare noi il piano di lavoro posizionandoci, selezionando prima seleziona piano, dire ok e poi selezionare magari il ripiano diciamo al di sotto della nostra seduta. Vado a selezionarlo, a questo punto posso disegnare al di sotto della mia seduta. Andiamo a realizzare due ripiani di questo tipo. Mi posiziono una vista dal basso, vado semplicemente a specchiare questo elemento in questo modo. A questo punto dirò che l'inizio dell'estrusione deve essere 60, che è la quota dell'intradosso della seduta, e la fine dell'estrusione deve essere 0. Confermo. Ed ecco realizzati i due sostegni della mia panchina. Potrò, tra le altre cose, modificarli anche dinamicamente, se preferisco. Quindi ridurne lo spessore, magari, in questo modo. E il gioco è fatto. Andremo a cancellare l'estrusione sul percorso che abbiamo realizzato prima per realizzarne una migliore. Il mio Revit fa i capricci, ok. Quindi vado a scegliere nella scheda crea estrusione sul percorso, andremo a creare un profilo sulla parte posteriore della nostra panchina, quindi scelgo seleziona percorso, in alternativa posso disegnare io il mio percorso con gli strumenti offerti da Revit, impostare quindi il piano di lavoro, seleziona piano, dispormi su questo piano qui e con lo strumento linea, vedete, disegnare il mio percorso. Eventualmente posso scegliere anche un percorso più strano, fatto di curve, fino a questo punto qui. Disegnare, confermare un attimo la realizzazione del percorso e disegnare un profilo per la parte posteriore della mia panchina. Andrò a disegnare un profilo di questo tipo. Confermo l'operazione, confermo nuovamente ed ecco che il profilo, l'estrusione sul percorso è avvenuta correttamente. Potrete anche assegnare dei materiali ai vostri modelli locali, in questo caso andremo ad assegnare un legno, ciliegio, attivare la vista colori omogenei o quella realistica, ancora meglio. Alla nostra seduta andremo ad assegnare un calcestruzzo. Confermate l'operazione. E ai nostri sostegni anche assegneremo un calcestruzzo. Bene, analizziamo rapidamente altre possibilità offerte dal modello locale. Quella che io trovo molto interessante è la realizzazione di vuoti, vale a dire se volessimo per esempio sottrarre materia ai nostri sostegni, potremmo, disponiamoci un attimo una visualizzazione a linee nascoste, potremmo realizzare dei vuoti tramite estrusione per esempio, impostiamo come piano di lavoro questa faccia qui e realizziamo un foro che sposteremo
qui al centro. Perfetto. A questo punto confermo l'operazione, sposto l'altra estremità fino a forare l'altro sostegno, mi assicuro che l'estrusione per vuoto vada oltre anche da questo lato, confermo l'operazione e come vedete i nostri sostegni sono stati bucati. Questa possibilità, questo comando vi dà la possibilità di realizzare, entriamo di nuovo nella modifica dinamica, dei vuoti anche tramite sweep, come abbiamo fatto prima per il nostro profilo sulla parte posteriore della seduta. Quindi clicco vuoto, estrusione sul percorso, vado a selezionare il mio percorso, quindi seleziono questo bordo qui, confermo l'operazione e poi modifico il profilo, quindi disegno il profilo del mio vuoto fondamentalmente. Quindi mi assicuro di andare all'interno della seduta in modo da sottrarre poi della materia, confermo l'operazione, confermo nuovamente e come vedete il bordo esterno della mia seduta è stato per così dire scavato. Cos'altro vediamo un po', quindi entrando all'interno del nostro modello locale potrete realizzare anche un'unione sul percorso, anche questo strumento è abbastanza interessante, quindi disegnare un percorso. In questo caso realizzeremo una linea come percorso. Poi c'è qualcosa che non va, cancelliamola. Impostiamo come piano di lavoro a livello del piano terra, confermiamo. Realizziamo il nostro percorso. Come vedete questa volta confermate per il percorso. Questa volta non dovrete fare altro che selezionare il profilo 1, modificare il profilo, per cui disegnare un primo profilo su questo piano qui, confermare la realizzazione del vostro primo profilo, selezionare profilo 2, modificare il profilo e spostarvi su quest'altro piano all'altra estremità per disegnare un secondo profilo, quindi una forma diversa. Sostanzialmente questo comando vi unirà i due profili disegnati, quindi confermate la creazione del secondo profilo, confermate nuovamente, come vedete le due sezioni sono state unite sul percorso da voi stabilito. Altra possibilità offerta dai modelli locali è la rivoluzione, vediamola rapidamente, quindi disegnare una linea d'asse per poi disegnare un contorno, una sezione che verrà rivoluzionata sulla linea d'asse che avete stabilito. Quindi confermo l'operazione e come vedete la rivoluzione è avvenuta correttamente. Vi rendete conto che tramite questi strumenti è possibile realizzare praticamente qualunque cosa all'interno del vostro progetto, che non è possibile evidentemente realizzare con le famiglie di sistema, quindi con i classici elementi offerti da Revit come muri, solai, tetti e quant'altro. Perfetto ragazzi, passiamo adesso ad analizzare le possibilità offerte dalle masse locali. Nella scheda volumetria e cantiere accertatevi prima di tutto di attivare mostra massa in base a impostazioni vista, dopodiché con il comando massa locale, dopo aver rinominato la vostra massa locale, quindi per esempio progetto 1, vi si aprirà la scheda di creazione delle masse locali. Quello che dovrete fare sarà scegliere uno degli elementi di disegno, proviamo con un rettangolo, disegnare il vostro profilo, magari spostarvi in una vista di 3D per visualizzarlo meglio, selezionare il vostro profilo. A questo punto comparirà qui in alto la scheda di modifica dinamica con la possibilità di creare una forma. Voi sceglierete in questo caso solido e Revit vi realizzerà la vostra massa tridimensionale. Le potenzialità offerte dalle masse locali rispetto alle componenti locali risiedono nel fatto che
l'elemento tridimensionale che andate a realizzare è modificabile dinamicamente secondo i suoi elementi secondari, che significa che se io creo il mio solido, come in questo caso questo parallelepipedo, posso selezionare i singoli segmenti o addirittura i singoli punti e spostarli all'interno del mio spazio. E questo vi consente di raggiungere, comunque di realizzare delle forme di vario tipo. Aiutiamoci con una vista a colori omogenei. Potrete eventualmente anche realizzare dei vuoti all'interno della vostra massa locale, quindi la selezionate, modifica dinamica, impostate il piano di lavoro su cui volete disegnare. Supponiamo di voler realizzare un vuoto che attraversi dalla superficie superiore a quella inferiore il nostro solido, quindi imposto il piano di lavoro, in questo caso già impostato sulla, vedete perché compare in azzurro, già impostato sulla parte superiore della massa, disegno il mio profilo. Se volete essere più precisi potete attivare il visualizzatore del piano di lavoro, vi si aprirà qui una finestra, doppio clic con la rotellina, comparirà, vedete, la vista ortogonale del vostro piano di lavoro, per cui potrete agevolmente disegnarci su. Chiudo il visualizzatore, seleziono un nuovo piano di lavoro, questa volta quello inferiore, e vado a disegnare un nuovo profilo. Questa volta qui, più piccolo. Chiudo il visualizzatore del piano di lavoro. A questo punto dovrò selezionare il profilo inferiore e quello superiore e dirgli di creare un vuoto. Come vedete Revit mi aveva creato una connessione tra i due profili, ombreggiato, per cui io avrò ottenuto un vuoto all'interno del mio solido. Ragazzi, ora voglio mostrarvi rapidamente uno strumento molto interessante offerto dalle masse locali e che secondo me poi la sostanziale differenza rispetto alle componenti locali ed è il motivo per cui vengono molto usate per le competizioni, per i concorsi di architettura, è la possibilità, creiamo rapidamente dei livelli, attivando la copia multipla posso realizzare vari livelli, distanziamoli rapidamente, cliccando su EQ ottengo le stesse distanze. A questo punto mi sposto in una vista di 3D, posso, selezionando la mia massa locale, dire a Revit di creare dei pavimenti di massa, che significa che selezionando i livelli che ho appena creato, Revit andrà a crearmi dei pavimenti, delle masse corrispondenti ai pavimenti in corrispondenza di ogni livello. Confermo l'operazione e vedete che Revit mi ha realizzato dei pavimenti sottraendo tra l'altro la materia in base al vuoto che ho creato. Posso da queste superfici, sono altro che superfici, pavimenti di massa, realizzare dei veri e propri elementi di pavimento. Andando qui nella scheda architettura, gruppo costruisci, scegliere la voce pavimento da superficie, selezionare la tipologia di pavimento che più mi interessa, in questo caso scegliamo latero cementizio 34 cm, cliccare sul pavimento di massa e dire a Revit di creare il pavimento. Se mi sposto in una vista di pianta, realizzo rapidamente una sezione, tasto destro vai a vista, Revit avrà realizzato il solaio secondo la tipologia che io ho indicato e potrete visualizzare i vari strati del pavimento. Chiaramente la stessa possibilità è offerta non soltanto per i pavimenti ma anche per quanto riguarda i muri. Andremo pertanto a creare a partire da una superficie della nostra massa locale, questa qui esterna, andremo a realizzare il nostro muro da superficie, selezionando il comando, selezionando la superficie di cui vogliamo realizzare il muro. Chiaramente andremo a scegliere prima la tipologia di muro da adottare, tamponamento 38 cm, seleziono la mia faccia esterna e Revit avrà realizzato l'elemento muro. Una possibilità molto interessante è anche quella offerta dal comando sistema di facciata continua. Tramite questo comando
Potrete anche in questo caso selezionare la faccia della vostra massa locale, scegliamo questa qui distorta, selezionarla, dire a Revit di creare il sistema e Revit avrà realizzato la vostra facciata vetrata. Chiaramente nel momento in cui vi rendete conto che il vostro edificio debba subire delle modifiche, potrete modificare la vostra massa locale sia con gli snap dinamici qui senza entrare all'interno di essa, oppure entrare all'interno della modifica dinamica, selezionare tramite il tasto Tab la faccia che volete per esempio modificare e procedere con le modifiche. Spostare eventualmente anche i singoli punti per ottenere le forme che volete, terminare le modifiche. Come vedete, la cosa interessante è che i pavimenti di massa seguono le modifiche apportate alla massa locale. Chiaramente gli elementi realizzati a partire da superfici non cambiano automaticamente, dovrete cancellarli ed eventualmente scegliere realizzarli da capo. Quindi in questo caso, per quanto riguarda la facciata continua di questo lato qui distorto, andare nella scheda architettura, sistema di facciata continua, selezionare la vostra faccia, creare il sistema e Revit l'avrà adattato questa volta alla nuova massa locale. La stessa cosa vale per il vostro muro da superficie, tamponamento 38 cm, anche in questo caso il vostro muro di tamponamento, andiamo a realizzarlo anche qui. La cosa interessante, lo stesso discorso vale per i tetti, tetto da superficie, andiamo a realizzare un tetto in latero cementizio da 31 cm, seleziono la mia faccia, crea tetto, eccolo realizzato, ombreggiato, linea nascosta. E la possibilità offerta, come vi dicevo, dalla facciata continua, potrete anche suddividere la griglia della facciata secondo il numero di pannelli che volete adottare, quindi scegliere magari 10, applicare le modifiche, Revit avrà assegnato alla facciata continua una nuova maglia. A questo punto potete selezionare la vostra massa locale, cancellarla e avete ottenuto il vostro edificio. Prima di cancellarla magari selezionare la vostra massa locale aiutandovi col tasto Tab, realizzare pavimenti di massa, dire ok, selezionare il comando pavimento da superficie e selezionare i vostri pavimenti di massa. Dire a Revit di creare i pavimenti ed avete ottenuto il vostro edificio. Magari selezionate la vostra massa locale, la cancellate e potete poi ricavare tutta una serie di elaborati con sezioni, prospetti, magari apportare veloci modifiche ai diversi elementi strutturali, definendo tutte le unioni, i tagli, le intersezioni. Qui c'è il vuoto che abbiamo realizzato prima. Realizziamo una sezione in questo senso, vai a vista. Attiviamo rapidamente le ombre, le schiariamo. Perfetto, ragazzi, vi rendete conto che le possibilità offerte dalle masse locali sono infinite. Bene ragazzi, anche questo video tutorial è giunto al termine. Se l'avete trovato interessante, se vi è piaciuto, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e se volete ulteriori chiarimenti riguardo ai temi affrontati in questo video o semplicemente volete che approfondisca specifici argomenti nei miei video tutorial, lasciate un commento qui sotto.